Storicamente l'Agro Pontino, e questo fino ai primi del Novecento, era costituito da due zone. Una zona interna posta tra Cisterna e Terracina e la linea pedemontana dei Monti Lepini e il fiume Sisto, era costituita dalle cosiddette paludi pontine. L'altra zona era costituita da un territorio che era compreso tra la riva destra del fiume Sisto e il Mar Tirreno, Torre Astura e Terracina. La seconda era rappresentata dai cosiddetti campi di Piscinara, che non erano mai stati interessati alla bonifica, quindi l'uomo li aveva lasciati fino agli anni 30 allo stato di natura. Le prime bonifiche nell'Agro Pontino risalgono al Cinquecento, però furono interventi molto limitati sia per la intensità dei lavori che per la estensione delle terre, ed ebbero tutte in modo vario un esito negativo, perché lo Stato Pontificio non riuscì a conciliare gli interessi dei locali con gli interessi statuali, nel senso che c'erano continui conflitti territoriali, la popolazione non accettava di buon grado le opere di bonifica e quindi le limitazioni che la bonifica imponeva per il corretto uso del territorio. Che so, per esempio, la bonifica mirava a ridurre l'invasione delle acque. La pesca che i locali esercitavano in misura notevole richiedeva invece che l'acqua si espandesse il più possibile nel territorio e lungo i canali e i fiumi sorgessero le pescherie, che naturalmente trattenevano l'impeto dell'acqua, rallentavano il corso dell'acqua e costituivano bacini di acqua che con le piogge o nella cattiva stagione si ingrossavano e poi tracimavano nel territorio. Ad esempio, i locali esercitavano gli usi civici, la raccolta della legna, la caccia, il diritto di pascolo. Con la bonifica questi esercizi vennero gradualmente ridotti e questo naturalmente creò un scontento. Quindi non ci fu buon sangue tra la popolazione locale e la bonifica, che pure risanava in qualche modo l'ambiente e riteneva, come dire, conciliabile, più accettabile la vita su questo territorio, che in ogni caso era molto difficile, era molto dura a causa della malaria. La bonifica pontificia che ebbe maggiore successo e incise nella trasformazione dell'Agro Pontino, cioè delle paludi, guadagnando un'area cospicua all'agricoltura, fu la bonifica di Pio VI, che durò circa 25 anni. Però questa bonifica non risolse il problema che era già stato intuito dai papi precedenti, e cioè che i problemi della bonifica, la difesa, la salvaguardia della bonifica richiedeva la presenza dell'uomo sul territorio. Invece, per evitare la spesa di creare delle case coloniche e stabilirvi delle famiglie di agricoltori nel territorio bonificato, si preferì risanare la terra, metterla a coltura e poi frazzonarla in lotti più o meno grandi, da dare in epiteusi ai grandi mercanti di campagna o generalmente gli aristocratici di Roma, alla clientela del pub, perché la sfruttassero magari dandola anche in affitto o subaffitto alle popolazioni locali e ai mercanti della terra. Però il nuovo sistema di canali
tra cui quello principale del canale Linea e le fosse miliari che alla distanza di 1 miglio raccoglievano l'acqua dell'interno e dell'esterno e la scaricavano sul canale Pio, furono trascurati, non ricevettero una manutenzione adeguata, per cui nel corso degli anni andarono in rovina e non risolsero né i problemi dell'agricoltura né i problemi del risanamento sanitario del luogo.